A volte mi fermo a guardare queste luci che decorano le strade e penso a quanto possa essere contrastante il Natale. Le canzoni che risuonano in ogni angolo, le vetrine colorate che sembrano brillare di una felicità perfetta, quel ritmo frenetico che sembra imporre a tutti di stare insieme, di ridere, di festeggiare a comando. Ma mentre il mondo fuori corre e fa rumore, c'è chi nel silenzio della propria casa sente che il tempo si è fermato. Forse in questo momento ti senti proprio così, un po' più sola o solo, un po' più fragile, come se fossi spettatore di una festa a cui non sei stato invitato. Il Natale ha questo modo prepotente di accendere un riflettore proprio sui nostri vuoti, trasformando un giorno di calendario in un lungo promemoria di ciò che manca o di chi non c'è più. Ma voglio dirti che non sei sbagliato o sbagliata se non provi quella gioia che vedi negli altri. La tua malinconia ha diritto di esistere, esattamente come la tua pace. Ciao ragazzi, io sono Wendy e voglio dedicare questo spazio a te, che sei da solo a Natale. Spesso nei miei blog vi mostro la mia quotidianità, le pulizie, i viaggi o le ricette, ma oggi sento che il regalo più grande che posso farvi non è un tutorial, ma la mia presenza e la mia voce per chiunque si senta invisibile tra le luci di queste feste. Sai, a volte pensiamo che la solitudine sia solo stare chiusi in una stanza da soli, ma la verità è che si può essere circondati da tantissime persone, in mezzo alla musica e alle feste, e sentirsi comunque soli dentro. Sono fortunata, perché sono circondata da persone che mi vogliono bene e non mi sento sola. Ma proprio perché sto bene, il mio pensiero è andato subito a chi invece sta vivendo un momento difficile. Ho sentito il bisogno di fermarmi e dedicare qualche minuto a te. Ho voluto fare questo video perché nessuno merita di sentirsi invisibile e volevo farti sapere che io ti sto pensando. C'è una saggezza silenziosa nel mare d'inverno che non troviamo altrove. L'acqua non sa che è Natale, non ha bisogno di addobbi, non deve dimostrare nulla. Continua semplicemente a respirare con il suo ritmo eterno, onda dopo onda, incurante di quello che accade sulla terraferma. Guardare l'orizzonte così, infinito e calmo, ci ricorda che la nostra solitudine non è una colpa e non è un fallimento. È solo una stagione della vita, un capitolo che stiamo attraversando. In questo silenzio davanti all'immensità non hai l'obbligo di fingere un sorriso o di apparire felice per gli altri. C'è solo la libertà pura di essere te stesso, di respirare l'aria gelida che pulisce i pensieri e di scoprire che, in fondo, la tua stessa anima è una compagnia preziosa che troppo spesso dimentichiamo di onorare. Qui, tra il cielo e l'acqua, siamo tutti ugualmente piccoli e ugualmente importanti.
Spesso, quando il silenzio in casa diventa troppo pesante, la cura dei piccoli gesti quotidiani diventa la nostra ancora di salvezza. Vedere una stanza che torna in ordine, far respirare la casa aprendo le finestre alla pioggia o scegliere il blu per le proprie lenzuola perché quel colore ci regala una sensazione di calma. Non sono semplici faccende domestiche. Sono veri atti di rispetto verso noi stessi. È un modo per dire a gran voce: io merito di abitare nel bello. Io merito uno spazio che mi accolga con dolcezza. Prendersi cura del proprio nido è un modo silenzioso per medicare le proprie ferite, trasformando la malinconia in ordine e la tristezza in pace. Ogni superficie che puliamo, ogni cuscino che sistemiamo, è un pezzetto di noi che torna a splendere, un gesto d'amore che ci facciamo quando nessun altro può farlo per noi. E poi c'è il momento della cucina, quel profumo saporito che riempie subito la casa e ci fa sentire protetti. Un piatto molto elaborato o una cosa semplice, ma che dia subito un senso di conforto, va bene. Non serve avere una tavola affollata o preparare piatti complicati per onorare il momento del pasto. Anche cucinare qualcosa di veloce e gustoso è un rito che scalda il cuore prima ancora del corpo. Sentire il rumore della padella e un profumo familiare rende la casa più calda e accogliente. Mentre cucini, non pensare mai che lo stai facendo solo per te. Pensa che lo stai facendo per la persona più importante della tua vita, te stesso. Sei tu l'ospite d'onore di questo momento. Ogni boccone, ogni piccolo gesto che fai per nutrirti con gusto è un modo per volerti bene e costruire la tua serenità, e anche per onorare a quelli che non ci sono ora. Non serve un banchetto da re per sentirsi degni di amore. Basta un piatto preparato con il cuore e mangiarlo in serenità. Il Natale passerà, come passano tutte le notti, lasciando spazio a un nuovo giorno.
Ma spero con tutto il cuore che questo video ti accompagni come un abbraccio invisibile che non stringe, ma sostiene. Se ti senti sola o solo in queste ore, prova a chiudere gli occhi per un secondo. Immagina che io sia lì, seduta sul divano accanto a te. Magari a bere un tè caldo o semplicemente a guardare fuori dalla finestra in silenzio. Non servono grandi discorsi per sentirsi meno soli. A volte basta solo sapere di essere visti e riconosciuti. Sii dolce e paziente con te stesso oggi. Sei forte, sei resiliente e la tua luce ha un valore immenso, anche se oggi brilla solo nel silenzio. Grazie per aver camminato con me tra questi pensieri. Ti mando un abbraccio infinito che spero ti arrivi dritto al cuore. Ci vediamo nel prossimo vlog. Ma per adesso restiamo ancora un momento così, insieme, in questa pace. Buon Natale!